Oggi con il nostro camper siamo venuti a Chianale. Ora abbiamo fatto un giro che è quasi buio nel paese. È un paesino veramente bello, è uno dei borghi più belli d'Italia. Qui siamo nella stradina centrale del paesino. In questo momento c'è poca gente perché sono già le 9:30 più o meno. Questa è la chiesa di Sant'Antonio che risale al XIV secolo. Mentre questa è la chiesa di San Lorenzo, che è stata realizzata tra il XVII e il XVIII secolo. Qui c'è il Museo del Costume che è ospitato nell'antica chiesa dei Cappuccini. Il museo è stato inaugurato nel 2008. Swear we never say goodbye, fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong, and all I ever saw was love, but let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again, and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever, let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Stanotte abbiamo dormito a Chianale e stamattina facciamo un giro al Colle dell'Agnello, che è sempre un bel vedere. Ci sono un sacco di biciclette che salgono. Oggi la giornata è variabile, un po' fa 2 gocce, un po' c'è il sole. Speriamo di arrivare su e riuscire a goderci un bel panorama. Occhio le bici, è un colle molto frequentato da ciclisti e motociclisti. Manca poco arrivare sul colle. Qui siamo a 2744. Questo è il versante italiano. Questo invece è il versante francese. Di sotto c'è ancora un po' di neve e siamo quasi a fine luglio. Il colle, come sempre, è affollato. Ora col nostro camper proseguiamo un pochino
verso la parte francese. Scendiamo giù un po'. Stiamo scendendo dalla parte francese. Anche qui il tempo è variabile e anche qui ci sono un sacco di macchine. Questo parcheggio è un punto dove si prendono diversi sentieri per le camminate. Qui sotto c'è il Refuge Agnel. Stiamo scendendo verso il versante francese, qui adesso piove, giù in basso c'è un po' di sole. Se riusciamo a raggiungere Saint-Véran, speriamo che lì non piova e ci sia un tempo migliore. C'è un piccolo baretto dove ogni tanto ci fermiamo a prendere il caffè. Chez Mems si chiama. Qui stiamo arrivando nel sole. Piove lo stesso, però c'è il sole. Qua incrociamo il primo paesino francese che si chiama Pont-Juard. Push me away, I wanna stay, baby. Push me away, yeah. In my eyes, you make me feel like I don't know why you got me needing you. In my eyes, you make me feel like I don't. Ok, siamo arrivati al punto in cui si svolta a sinistra per andare verso Saint-Véran. Sono circa 5-6 km da qua. Sembra esserci un po' di sole finalmente. Dai, speriamo in bene. Arriviamo a Saint-Véran, qui siamo nel Queyras. Abbiamo parcheggiato il camper e ci sono un sacco di belle margherite. Adesso facciamo un giretto verso il paesino, così vi facciamo vedere qualche scorcio. Questa è la visuale sulle montagne da Saint-Véran. È un posto molto carino. Qui siamo all'imbocco del paesino, c'è tutta l'isola pedonale. Ci sono diversi negozietti con molti souvenir.
Qui c'è un museo con dei vecchi utensili. La casa dove c'è il museo risale al 1641. Vecchiotta! Ci sono sempre dei fiori bellissimi. In genere quello che colpisce sono sempre dei grossi papaveri. Alla fine è uscita una bellissima giornata. Il sole è molto caldo, però il paesino è a circa 2100 metri, quindi l'aria è comunque fresca. Mi piace sempre questa casa con tutta la scala esterna. È tutta in legno ed è molto carina. Qui possiamo vedere anche una meridiana. In questo bellissimo bar che si chiama La Terrasse, dove si ha una bellissima vista, siamo venuti un sacco di volte a prenderci delle crepe o delle buonissime insalate. Vediamo ora che ha cambiato nome, ora si chiama La Marmotte. Non mancano ovviamente negozi di roba sportiva, quindi se uno dimentica gli scarponi non c'è problema. Qui potete vedere una bellissima fontana, sono molto particolari, sono sempre tonde e tutte in legno. Qui c'è un ristorante, con l'avvicinarsi di mezzogiorno inizia a esserci la coda. Qui c'è un classico negozietto francese con tutti i prodotti artigianali. Infatti ci sono vini, miele, liquori, prodotti tipo saponi. C'è un buonissimo profumo. Les dames veulent goûter ou pas? Vous voulez goûter quelque chose ou pas? Même la Qui le marmotte, anche di legno, la fanno da padrone. Siamo arrivati all'ingresso della chiesa. È una chiesetta molto particolare che risale al XVII secolo. Siamo arrivati al fondo del paesino, di fronte c'è una strada sterrata che sale, che porta al Refuge de la Blanche. Perfetto, siamo ripartiti appena in tempo perché sta ricominciando a piovere. Ora risaliamo di nuovo verso il Colle dell'Agnello.
strada parallela per uscire dal paese, si incontra il Parc des Amoureux, che in pratica è un parco dove c'è tutto dei percorsi in cima agli alberi. Ok, stiamo risalendo verso il Colle dell'Agnello. Difficile fare le riprese con Pupotto in braccio. Vero Pupotto? Mentre stavamo risalendo ci fermiamo a fare un boccone di pranzo, messo su le patatine fritte, un po' di formaggio. Ci siamo messi vicino al torrente, è un buono spot questo. Appena finito di mangiare, giù pioggia. Su c'è un barlume di sole, però qui piove. Quando riesci a fumare con il mio cappellino, guarda, sei proprio un figone da pazzesco. Sei un figo pazzesco, guarda. Fuma. Abbiamo ripreso la via del ritorno verso il colle. Ultima curva prima del colle. Ed eccoci nuovamente sul colle. Anche adesso le moto non mancano, ce ne saranno almeno una ventina. Ora riprendiamo la discesa. Magari ci fermiamo un attimino vicino a questo laghetto, che è sempre molto carino. Abbiamo parcheggiato un attimo qua vicino al laghetto. Là sullo sfondo si vedono dei fiorellini bianchi, si chiamano eriofori e sono sempre dove ci sono delle zone con dell'acqua. Facciamo due passi nel prato, andiamo a vedere se c'è qualche cosa da fotografare. Dove abbiamo parcheggiato il camper ce ne sono già altri 3. È un buonissimo posto per piazzarsi con il camper qui, infatti non è mai deserto. Bene, stiamo tornando a casa, è finita la nostra giornata con la gita a Saint Véran. Se vi è piaciuto teneteci compagnia la prossima volta. Ciao!